Si può vivere e lavorare in un piccolo paese di montagna, oppure è meglio scappare, come fanno quasi tutti? Sto esplorando Piazza Torre, piccolo paese in Val Brembana, provincia di Bergamo, per cercare una risposta per tutti quelli che vorrebbero vivere e lavorare in montagna senza fare l'eremita. Negli episodi precedenti ho già fornito parecchie informazioni su Piazza Torre. Se li hai persi, guardali partendo dal primo. Potrebbero essere molto utili anche per te. Ho sentito molte opinioni diverse e contrastanti su questo paese, quindi devo iniziare a esplorarlo con un approccio analitico oggettivo, senza farmi condizionare dalle opinioni personali. Faccio un giro completo per capire cosa c'è. Nei prossimi video entrerò nel dettaglio delle varie attività e cercherò di capire che opportunità ci sono. Parto dall'inizio del paese, dall'ufficio turistico, dove una ragazza molto disponibile mi ha fornito parecchie informazioni utili. Il paese di Piazza Torre ha un orientamento nord-est-sud-ovest, una struttura rettilinea con 3 strade principali. Insomma, è un po' come Manhattan, dove è impossibile perdersi. Dall'estremità nord a quella sud la distanza è poco più di 2,5 km, con un dislivello di circa 250 metri. Tutti i negozi e i servizi sono però raggruppati nell'area centrale in circa 600 metri. Nel punto più a nord trovo l'hotel Le Pinete, con a fianco il Palazzo del Ghiaccio. Di fronte c'è la seggiovia che in estate viene usata da escursionisti a piedi o in bici per raggiungere il rifugio Gremei a 1500 metri di altitudine. Scendo verso il centro del paese e arrivo nella zona degli impianti sportivi. Qui balza subito agli occhi la struttura centenaria dell'ex colonia alpina in disuso da anni. È un edificio interessante, fortunatamente si sta sviluppando un progetto di recupero. A fianco alla colonia, in posizione panoramica, c'è un bar dove incontro anche un ragazzo che sta lavorando. Sto completando la tesi, sì, quest'anno più che vacanza sono venuto per fare un po' quello, un po' di smart working. Beh, non male come posto per lavorare. Secondo me è più piacevole di un tavolino in uno Starbucks in città. Alle spalle di queste strutture c'è un parco avventura, ancora chiuso a quest'ora del mattino. Qui c'è un ristorante che ha anche una bella terrazza e poi c'è l'indicazione discoteca, ma non so se è ancora in attività. Scendendo incontro una zona residenziale con alcuni edifici piuttosto datati e poi inizia la parte del paese dove ci sono i negozi. Il primo che incontro è una cartoleria che fa anche tabaccheria. Poco più avanti un negozio di alimentari, fa anche piatti da asporto, magari anche delivery. Andrò a conoscerlo meglio quando ci sarà meno gente. Proseguendo trovo una parrucchiera e poco più avanti un'altra parrucchiera per donna e uomo. Non è un genere che mi interessa, però indubbiamente sono utili. Mi chiedo solo come possono esserci 2 negozi simili in un paese così piccolo. A fianco c'è una macelleria che però ha cessato l'attività. Ho notato che ci sono anche diversi studi che si occupano di amministrazione immobiliare. Beh, con l'elevatissimo numero di seconde case in questo paese non c'è da sorprendersi. Qui c'è un negozio di frutta in un edificio affrescato. Poi c'è un bar e poi una macelleria, in attività questa volta. Di fronte, sull'altro lato della strada, trovo l'hotel Piazza Torre e poco più avanti l'hotel Milano. Sono passato davanti a uno studio tecnico e poi sotto questo porticato c'è un negozio di abbigliamento che dovrebbe essere un temporary store, forse aperto solo d'estate quando ci sono i turisti. A fianco trovo un negozio di falegname che non fa roba per turisti, ma arredamenti e serramenti. Poi un altro negozio di tessuti, altri tessuti o forse abbigliamento. Questo è chiuso, non so cosa c'era. Infine una sala giochi, ovviamente chiusa, visto che oggi se si vogliono buttare soldi è più comodo farlo tranquillamente online. Qui c'è un bar pasticceria e poi un noleggio di e-bike. Questo dovrebbe essere il centro del paese e, come ho già detto in un altro video, non c'è una piazza vera e propria, ma un campo da tennis, perfetto per gli emuli di Sinner. Qui c'è un mini market dove fanno anche il pane. Appena girato l'angolo, un ristorante e pizzeria che fa anche piatti da asporto. A fianco un'agenzia immobiliare dove verrò per cercare una casa in affitto. Qui altri negozi vuoti,
Più avanti chiederò informazioni per l'affitto, così faremo valutazioni precise anche per l'apertura di una nuova attività a Piazza Torre. Qui c'è un parcheggio con accanto l'anfiteatro, probabilmente non il massimo dal punto di vista architettonico, però il panorama circostante è molto bello. Poi c'è l'edificio del comune con davanti il bancomat, il dispensario farmaceutico, l'ambulatorio medico e l'ufficio postale. Tutti servizi che poi vedremo in dettaglio. Proseguendo trovo un cinema, sì, un cinema, e infine un altro bar. Piazza Torre sembra un paese vivo, rimane da capire se le attività e i servizi presenti soddisfano le necessità degli abitanti e dei villeggianti. Tu cosa ne pensi? Fammelo sapere lasciando un commento qui sotto. Nei prossimi video entreremo nel dettaglio per scoprire anche le opportunità che ci sono. Per non perderli, metti un like, condividi e iscriviti al nostro canale YouTube Rurale Digitale. Per contattarmi vai sul sito www.ruraledigitale.it. Gli altri video della serie Un posto dove vivere li trovi in questa playlist.